Prima però andiamo da questa biker di un certo livello. Prossimo step moto. La patente ce l'abbiamo già, manca solo una moto un po' più leggera, non un GS. Dai, ci abbiamo da fare oggi. Ragazzi, buongiorno, bentornati o benvenuti sul canale. Oggi siamo qui perché vorrei parlarvi di questo fantastico prodotto che è Moman H2E. Prima però vorrei mostrarvi cosa c'è all'interno della confezione e poi andare a spiegarvi tutto il resto. Questo è il packaging con cui arriva il prodotto, andiamo ad aprirlo, vediamo che cosa c'è all'interno. Eccoli qua, Moman H2E. Rotellone centrale, tasto di accensione, andiamo a vedere tutte le funzioni e qui sotto ovviamente ci saranno le immancabili istruzioni, eccole qui, sono ben dettagliate, dovrebbe essere tutto abbastanza semplice, tutto dovrebbe svolgersi con questo rotellone centrale, la maggior parte delle funzioni. Questo è il tasto di accensione, poi vediamo a cosa servono questi altri tasti. Ovviamente la rotella si alza e abbassa il volume, si chiamano le stazioni, si sceglie la musica da condividere, insomma tutto quanto da qui. Qui c'è la presa USB tramite la quale è possibile ricaricare l'apparecchio e adesso andiamo a vedere il resto del packaging. Questo ve lo ricordo è un packaging doppio, quindi adesso vado ad aprire una scatoletta perché nel lato ci sarà la medesima cosa. Andiamo ad aprire. Ecco qui. Ci sono le immancabili casse con spinotti e microfoni, c'è la piattina con cui è possibile ancorare direttamente al casco il sistema Bluetooth, oppure ci sono delle altre piattine che è possibile ancorare direttamente al casco tramite l'adesivo della 3M. Eccolo qui l'adesivo va qui, tac, la piattina andrà ad ancorarsi direttamente al casco e qui andrà ad installarsi il Moman H2E. Perfetto, così. Una volta che l'avete al casco, per rimuoverlo sarà sufficiente fare una leggera pressione e voilà, la piattina uscirà. Se di contro invece si dovesse scegliere di ancorare, come penso di fare io, direttamente con questo tipo di piattina, si allentano queste due viti, si fa passare la piattina tra il casco e il guanciale del casco e voilà, va ad ancorarsi così. Una volta ancorato sarà ancora più facile rimuoverlo, si abbassa la linguetta e si sfila e voilà. Ci sono i velcri che vanno dietro le casse, c'è una chiave a brugola e c'è quest'altro accessorio, questo spillo giallo. A cosa serve? Questo spillo giallo serve appunto per rimuovere queste piattine colorate che è possibile a quanto pare intercambiare con diversi colori. C'è azzurro, c'è grigio e c'è anche dorato. A dirvi la verità, Moman mi ha fornito un'altra serie di piattine, sono qui dentro, sono altre 5 colorazioni differenti, c'è dorato, c'è petrolio, insomma sono altre colorazioni differenti con cui è possibile personalizzare, c'è ancora azzurro, c'è grigio, con cui è possibile personalizzare appunto il Moman H2E. Ovviamente sono compresi due auricolari che vanno all'interno del casco, è presente anche il microfono. Il microfono abbiamo sia questo, che è possibile usare prettamente per i caschi integrali, oppure è anche possibile utilizzare quest'altra tipologia di microfoni, presumibilmente va meglio sui caschi modulari. Ovviamente è compreso anche il cavo USB-C, ce ne sono due perché due sono gli apparecchi e ogni confezione praticamente presenta gli stessi accessori che ho fatto vedere adesso. L'installazione, mi ricordo già del Moman H2, è estremamente semplice, l'audio all'epoca era ottimo. Questo H2E ha delle caratteristiche ben specifiche. Innanzitutto ha una portata di circa 1 km, ha l'assistente vocale, una batteria da 800 mAh che dovrebbe garantire un'autonomia di circa 30 ore, audio mixing mode e FM radio, si può condividere la musica, anche a dirlo è impermeabile. E una cosa molto interessante è che Moman ha sviluppato un ulteriore modo per ridurre ulteriormente i frusci sottofondo, quindi
le aspettative su questo prodotto sono decisamente alte. Avevo poche aspettative, a dirvi la verità, sul Moman H2, che invece si è dimostrato un grandissimo prodotto, veramente un rapporto ottimo qualità-prezzo. Su questo H2E le aspettative a questo punto sono molto alte, altissime. Si accende con questo tasto qui, poi vedremo luce azzurra. Banalmente toccando questo tasto qui, 1 e 1, 2, adesso dovrebbero andare ad accoppiarsi. Una volta messo il Moman in modalità affiliazione sarà sufficiente accendere il cellulare, attivare il Bluetooth. Il Bluetooth riscontrerà Moman e praticamente in un battito di ciglio è connesso anche il cellulare. Eccolo qua, Moman H2 è connesso. Come vedete i due apparecchi sono collegati tra di loro, questo con la luce fissa è quello che è collegato anche al cellulare, questo con la luce lampeggiante invece volendo si potrebbe collegare con un altro cellulare. L'affiliazione, come avete visto, è estremamente semplice. Il passaggio dell'attivazione della radio è molto semplice, doppio clic e poi con la rotellina in avanti o con la rotellina indietro si fa la ricerca delle stazioni, che è del tutto automatica. E soprattutto quello che tornerà estremamente utile è questo rotellone centrale che, grazie appunto alle dimensioni generose, è molto semplice da attivare anche quando saremo in moto e soprattutto quando avremo i guanti. Adesso non resta che montare le casse, il microfono e tutto il resto sopra i caschi. Sarà un'operazione semplice, basilare, veloce, snella. E poi la prova su strada. Ragazzi, siamo a bordo, come vedete, in questo potentissimo mezzo, ma vi devo dire che la qualità audio di questi Moman H2 Eagle è decisamente elevata, fruscio praticamente zero. Tu come senti? Sono io alla guida adesso del Ferrarino, anzi adesso in realtà oggi sono io alla guida dello scooter. Qualità audio perfetta. Io in questo momento ho la custiera aperta, come mi senti? Benissimo, non c'è fruscio, qualità audio perfetto, pulito. Siamo a 60 all'ora con la mentoniera di Max aperta. L'accoppiamento è estremamente semplice e, come avete notato, c'è anche la lingua in italiano. Accendere. Modalità Bluetooth. Funziona perfettamente la condivisione audio. Abbiamo fatto anche un paio di chiamate con il cellulare e dall'altra parte ci sentono decisamente divinamente. Però tu devi considerare che io poi lì non posso girare, devo arrivare là di per forza. Gira quando vuoi. Una prova che adesso faremo è vedere la portata di questi apparecchi. Moman dichiara la portata di 1 chilometro. Adesso farò allontanare Cinzia con il Ferrarino e vedremo la portata di questi Moman. Vai Cinzia, go, quando vuoi. Ti aspetto qua. Adesso Cinzia ha azzerato il contachilometri e vediamo la reale portata di questi apparecchi. Fai passare la macchina e vai. Come vedete siamo sul lungomare di Montesilvano. Eccola là. Cinzia partita, go, andata, via. Com'è Cinzia? Cinzia dice che mi sente forte e chiara. La 360 è accesa, sta riprendendo. Cinzia dice a me non piace. Quant'è? 300 metri, 400 metri, il numero bianco quant'è? Perfetto, allontanati, vai, io sento perfettamente Cinzia. Ok, adesso piano piano passerò dall'altra parte. Se non ti preoccupare, adesso attraverso dall'altra parte della strada. Io ti sento perfettamente, non c'è nessun tipo di fruscio in questo momento. 500 metri ragazzi e la qualità audio è ottima. 600? Perfetto, ti sento perfetto. Allora ragazzi, non so se c'è qualche ostacolo particolare lungo la strada. Eccola qua, Cinzia è appena tornata. Ecco Cinzia. A 700 metri circa si è disconnesso l'apparecchio. Non so se c'era qualche ostacolo particolare, ma di fatto abbiamo perso il segnale. Poi man mano che Cinzia si è riavvicinata il sistema si è ricollegato in autonomia automaticamente e adesso ci sentiamo in maniera divina. Comunque se anche fossero 700 metri vi posso garantire che fino a 700 metri la qualità audio era assolutamente impeccabile, il fruscio era pressoché zero. Siamo stati quasi costretti a fare il video da qui per due semplici motivi. Il primo è che al nord non faceva altro che piovere in questa settimana
E di contro, per fare il test con Cinzia in settimana, proprio perché il weekend eravamo qui in Abruzzo, il test avremmo potuto farlo dopo il 19. Dopo il 19 è buio e quindi non ci avreste visto nel video, avreste visto un video prettamente fatto al buio, dove la qualità sicuramente delle immagini sarebbe stata più bassa e non avreste potuto apprezzare alcune particolarità, tipo la distanza, la prova sulla distanza. Il prodotto è decisamente un prodotto di qualità. Vi posso dire che il lavoro fatto da Moman, in particolare sulla riduzione del disturbo di sottofondo, è qualcosa di pazzesco. Come vi ho detto nel video, intorno a 700 metri abbiamo perso il segnale, ma vi ripeto, non so se dipende da qualche ostacolo che c'era tra me e Cinzia o da altri fattori o se è un limite del prodotto, ma diciamo che 700 metri è sicuramente un'ottima portata. Per chi avesse intenzione di acquistare questo prodotto e utilizzarlo su due moto, penso che già 400 o 500 metri sia un'ottima distanza, perché generalmente quando si esce in coppia difficilmente si mantengono queste distanze. Certamente nel traffico a volte ci si può perdere, ma vi ripeto, 400-500 metri sono abbondanti, qui siamo ben a 700 metri. Il prezzo a cui si propone il prodotto lo vedevo ieri su Amazon, siamo all'intorno a 130 e 140 euro, che per una coppia di interfoni di questo livello è decisamente un ottimo prezzo, considerando che è un prodotto a cui non manca assolutamente nulla. È possibile, abbiamo detto, sia condividere la musica, collegarci il navigatore, collegarci il telefono, collegare i due caschi, è ovviamente impermeabile, IP67. Ragazzi, l'unico problema che ho adesso è dire a Cinzia che bisogna lasciare questo posto qui. Guarda che spettacolo, io al nord non torno, anzi mi trasferirò direttamente qui. Ragazzi, vi ringrazio se siete arrivati fin qui. Se non l'avete ancora fatto, l'invito è sempre lo stesso: iscrivetevi al canale, è gratis, a voi non costa nulla e per noi è tanta motivazione. Ciao e al prossimo video.